Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e a grande richiesta anch'io mi sono cimentata nella patch stile Bottega Veneta. Io ho utilizzato un altro punto, ho inserito anche una base, insomma l'ho resa un po' più mia. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella, datemi punti hype se vi fa piacere, perché così mi aiutate a crescere e quindi andare avanti col mio canale. Per realizzare questo progetto troverete a disposizione un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e al solito scegliere tra le varie tinte di Indalux presenti. Oltretutto ne troverete anche di nuove. Il kit è composto da due rocche di Indalux, io ho scelto la tonalità 35, sono due rocche da 250 grammi, una base ovale 21x8 e due moschettoni. Per quanto riguarda gli uncinetti, primo giro numero 3, per tutto il resto della lavorazione il 4,5, quindi iniziamo subito col progetto di oggi. Cominciamo la nostra lavorazione partendo dalla base, lato corto, punto centrale, iniziamo col cappietto e sul primo foro andiamo a creare due punti bassi e nel frattempo la codina ce la lavoriamo così la andiamo a fissare. Quindi 1 e 1, 2. Nei due punti seguenti invece facciamo 3 aumenti, quindi 3 punti bassi nello stesso foro. 1, 2 e 3. Stessa cosa in quello successivo, 2 e 3, e l'ultimo ne facciamo 2, quindi 2 aumenti. E così abbiamo fatto una parte dell'angolo. Adesso qui alterniamo la sequenza: 2 punti bassi, 1, 2 punti bassi, 1, eccetera, eccetera. E questo sul lato lungo, quindi aumento, punto singolo, aumento, punto singolo e si procede. Ci rivediamo a questo punto per farvi rivedere come realizzare il lato corto. Adesso dobbiamo rifare quindi il lato corto e facciamo la stessa sequenza che abbiamo fatto qui, ovvero 2 punti bassi nello stesso punto, 1 e 2, 3 nei successivi 2, quindi 3 maglie basse nello stesso punto, anche in quello successivo, e in quello centrale, esattamente come questo, ne facciamo 2. Nuovamente 3, 3, 2, quindi 1, 2 e 3, stessa cosa in quello successivo. Così facciamo la stessa sequenza che abbiamo fatto dall'altra parte. Qui ne facciamo 2 e si completa il lato corto. Lato lungo si ricomincia con 2, 1, 2, 1, esattamente come l'altra parte. Arrivato qui ne facciamo 2, 3 e 3 e chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come fare il giro successivo. Primo giro completato, adesso andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia che abbiamo lavorato. Lasciamo l'uncinetto piccolo, prendiamo il 4,5, catenella e adesso incosta, quindi prendendo solo l'asola da questa parte andiamo a creare dei punti bassi e non servono più aumenti. Lavoriamo quello che troviamo sotto, incosta.
e questo sarà l'ultimo giro prima di andare a iniziare il nostro punto puff alternato. Completiamo, ci rivediamo a questo punto e iniziamo il punto puff. Fine giro, questa è il maglia bassissima, non si lavora, questa è la catenella, quindi si va sul primo punto bassissimo, scusate, sul primo punto basso. Chiudiamo con una maglia bassissima e adesso iniziamo la lavorazione del punto puff. Io faccio una catenella, mi allungo un po' il filo e io adesso creo questo punto puff, quindi entro nello stesso punto, estraggo e allungo la prima volta, entro sempre nello stesso punto, estraggo e allungo per la seconda volta e lo faccio anche per la terza volta. Allora all'inizio questo primo giro è un po' più complicato perché lo spazio è stretto, ma quando andremo a creare il secondo giro avremo lo spazio perfetto, quindi siamo arrivati a 2 e adesso mi inserisco per la terza volta, allungo, chiudo tutto, faccio una catenella, prendo il filo e rientro per altre 3 volte, faccio l'altro punto puff, quindi entro e allungo, rientro per la seconda volta e allungo e rientro per la terza volta, allungo e chiudo tutto ed eccolo qua. Poi salto 2 maglie di base, rifaccio la stessa cosa nel terzo punto, quindi entro e allungo la prima, entro e allungo la seconda, entro, allungo per la terza, chiudo tutto, faccio la catenella che realizzo tra i 2 punti puff e rifaccio lo stesso nello stesso punto perché sono 2, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutto ed ecco qui il secondo punto puff. Ve lo faccio vedere ancora una volta, quindi salto 2 maglie, vado nel punto successivo, entro, estraggo e allungo la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto, qui faccio una catenella, ripeto nello stesso punto, la prima volta e mi allungo, la seconda e mi allungo, la terza volta e mi allungo e chiudo tutto. Guardate che meraviglia, ve lo faccio rivedere per l'ultima volta. Salto 2, vado in quello successivo, allora entro, estraggo e allungo la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto e faccio una catenella, riprendo il filo, entro la prima e allungo la prima, la seconda e la terza, chiudo, vedete, e faccio così per tutto il giro. Ci rivediamo a questo punto e vi faccio vedere come iniziare il secondo giro perché sarà alternato. Siamo alla fine del giro, adesso vedete questo punto, noi chiudiamo qui con una maglia bassissima e abbiamo completato il primo giro, guardate che bello. Adesso dobbiamo creare il secondo, quindi facciamo una catenella, adesso il punto puff lo alterniamo anziché uno sopra l'altro, negli spazi tra i 2 creiamo il punto puff, così diventa alternato e ricominciamo. Adesso viene anche più facile, il primo lo facciamo qui, entriamo la prima, allunghiamo, la seconda, la terza, chiudiamo tutto, catenella e facciamo nello stesso punto pure il secondo, quindi allunghiamo per 3 volte e chiudiamo tutto. Adesso ci spostiamo tra un punto puff e l'altro e facciamo la stessa cosa, entriamo, allunghiamo la prima, la seconda, la terza, chiudiamo, catenella, mi raccomando, e lo rifacciamo nello stesso spazio la seconda volta, sempre entrando per 3 volte e chiudiamo. Vedete? E di nuovo tra uno e l'altro mi inserisco, entro, allungo la prima, la seconda,
la terza, chiudo tutto, catenella, quindi la catenella fra un punto puff e l'altro e basta. Entriamo la seconda volta, la prima, la seconda, la terza e chiudiamo tutto. Guardate quanto è bello, ve lo faccio rivedere un'ultima volta perché poi sarà così per tutti i giri, quindi superiamo questo, andiamo al centro, entriamo e allunghiamo la prima, la seconda e la terza, chiudiamo, catenella, entriamo la prima e allunghiamo la prima, la seconda e la terza e chiudiamo tutto. Io adesso lo rigiro perché per qualche riga lo lavoro al contrario e poi lo rimetto nella giusta posizione. Guardate che meraviglia l'effetto del punto puff alternato. Adesso noi cosa facciamo? Continuiamo. Qui chiudiamo sempre in questo punto e qui già andiamo a creare l'altro punto puff, quindi nel secondo giro andrà sempre al centro per creare questa sorta di scacchiera e lo facciamo per un totale di 18 giri a punto puff. Completiamoli e ci rivediamo per gli ultimi 2 giri. Ed ecco il corpo borsa completato. Praticamente ho creato quindi 18 giri a punto puff alternato. Devo dire che è veramente un effetto stupendo. Adesso cosa dobbiamo fare? Gli ultimi 2 giri, uno a punto basso e uno a punto bassissimo. Iniziamo con quello punto basso. Abbiamo chiuso con una maglia bassissima qui. Adesso, dopo aver fatto la catenella, vedete, dobbiamo creare un punto basso sotto tutti questi punti che ci ritroviamo. In questo modo. Vedete? Questi sono i punti da lavorare. Quindi senza fare aumenti, ma semplicemente continuare in questo modo. Vedete? Dopodiché arrivato qui continuiamo con un ulteriore punto bassissimo e ci rivediamo per vedere come creare la coulisse. Vi faccio vedere anche il giro di punto basso, vedete qui ho iniziato, io chiudo con una maglia bassissima su questo punto ma continuo a creare dei punti bassissimi, così completo e do anche una rifinitura e la borsa nel frattempo si stringerà leggermente. Quindi arrivato qui taglio il filo e ci rivediamo per l'ultimo passaggio. Il corpo a borsa è completato perché ho realizzato alla fine il punto basso e un giro di punto bassissimo che vi ho mostrato. Adesso io già ho inserito la prima coulisse, adesso vi mostro. Innanzitutto questa è realizzata con, ho fatto un filo da 150 e un altro, quindi sono 2 fili da 150 catenelle, perché poi questi con questi verranno uniti attraverso i moschettoni. Comunque intanto vi mostro come l'ho inserito. Io sono partita da qui e mi sono praticamente presa come riferimento 2 punti puff e tra 2 punti puff io cosa ho fatto? Ho fatto entrare e uscire la mia coulisse. Adesso lo devo fare da questa parte, quindi adesso ve lo mostro. Allora, se vi viene più comodo potete farlo anche con un ago di raffettuccia, io direttamente con l'uncinetto. Seguo gli stessi punti dove mi sono inserita prima con l'altro. Quindi qui dentro io faccio in questo modo, mi faccio passare la coulisse, poi mi regolo dopo per quanto ne devo lasciare, poi vedete che qui c'è l'altro filo, vedete? E nello stesso punto io mi faccio ripassare questo secondo filo. Un po' di pazienza. Stessa cosa qui, vedete? Io faccio ripassare il filo qui dentro come quello sottostante. Qui lo faccio uscire
Quindi abbiamo dei punti di riferimento. Lo facciamo, quindi arrivato qui, anzi adesso ve lo faccio vedere, perché qui adesso c'è la parte dell'altro filo che esce. Adesso noi ci ritroviamo in questo modo, dove qui abbiamo l'uscita dell'altra e non ci sono problemi. Noi qui dentro ci inseriamo. In questo caso noi non lo dobbiamo far uscire perché dovrà uscire dall'altra parte, quindi in questo caso facciamo così. Vedete? E continuo la sequenza, seguendo quello che ho fatto prima. Poi mi regolerò dopo per far uscire la stessa lunghezza. Aspettate per non incastrarlo, ecco, questo è entrato qui e quindi io mi inserisco. Sicuramente verrà più comodo con un ago tirafettuccia, io ho deciso di farlo con l'uncinetto, ma non cambia poi alla fine il risultato. E qui facciamo uscire l'altro. Poi questi ce li regoliamo, ma nel momento in cui noi tiriamo entrambi i lati, ecco che abbiamo ottenuto la nostra patch. Come ultimo passaggio, io siccome questo mi deve servire anche come tracolla, che poi alla fine è come il progetto originale di Bottega Veneta, io mi vado a incastrare nella penultima catenella questo, anche quest'altro, poi decidete, così siamo più sicuri che non si taglia, ma magari un po' più su. La stessa cosa la facciamo da questa parte. Così vi faccio vedere anche come alla fine incastrare i moschettoni, uno dentro l'altro. Ecco fatto. Poi ce li regoliamo come vogliamo. Alla fine basta inserire un moschettone dentro l'altro e otteniamo anche la nostra tracolla. Quindi a questo punto ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola qui la patch stile Bottega Veneta completata. Come avete visto, a questo punto, diciamo, ricorda lo stile originale. Io l'ho voluto creare in questo modo e poi unire le estremità in maniera tale che, oltre che a stringere, otteniamo anche la nostra tracollina. Io vi ricordo che per realizzarla troverete a vostra disposizione un kit completo con tutto quello che vi gioverà su Borgo dei Pazzi e oltretutto lo potete acquistare col mio codice sconto del 10%. Potete scegliere tra le varie tinte di Indalux, oltretutto Borgo dei Pazzi ha aumentato l'offerta, quindi ci sono anche dei nuovi colori a disposizione, quindi direi di andare a dare un'occhiata. Come misura abbiamo ottenuto circa 23 in larghezza, un 21-22 cm in altezza e un 10 cm di profondità, quindi secondo me una borsa è abbastanza piccola, ma l'indispensabile ci entra tranquillamente. Come cordino ne ho utilizzato circa 370 grammi, questo è quello che mi è rimasto delle due rocche, quindi comunque potete creare anche un piccolo portamonete da abbinare al progetto. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se potete datemi punti hype e di seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.